La principessa Anna è nota per la sua personalità schietta e non ha paura di esprimere le proprie opinioni. Nel corso degli anni ha fatto alcune dichiarazioni allusive sulla regina Camilla, che hanno incuriosito il pubblico. Questi commenti nascondono forse un avvertimento? Cosa ha preoccupato la principessa Anna al punto da spingerla a parlare apertamente? Scopriamo la verità che si cela dietro il complicato rapporto tra queste due figure reali. Allarme. Terzo incomodo. Si dice che la principessa Anna, sempre schietta e fedele ai suoi doveri reali, abbia cercato di mettere in guardia suo fratello, Re Carlo, fin dall'inizio della sua relazione con Camilla. Gli consigliò di evitare di tenere Camilla troppo vicina mentre era sposato con Diana, amata dal pubblico. Anna non era solo preoccupata per la sua famiglia, ma era anche ben consapevole dell'enorme impatto che avrebbe avuto sull'immagine della famiglia reale se la relazione fosse stata resa pubblica. Con la sua astuzia ed esperienza, Anna capì che le azioni di Carlo avrebbero potuto diventare facile preda dei tabloid. Temeva che, una volta che il pubblico avesse saputo la verità, non solo Diana avrebbe sofferto, ma anche la monarchia avrebbe affrontato una grave crisi, e quella paura si rivelò fondata. Purtroppo, gli avvertimenti di Anna non furono ascoltati. Charles continuò la sua relazione con Camilla e, quando la verità venne a galla, lo scandalo non solo sconvolse l'opinione pubblica, ma lasciò anche una macchia nella storia della famiglia reale. Il pubblico rimase deluso e la fiducia nella monarchia fu gravemente scossa, con conseguenze che si fanno sentire ancora oggi. Anne si oppose fin dall'inizio a questa relazione, non perché nutrisse rancore personale, ma perché era ben consapevole del ruolo della famiglia reale come esempio per il pubblico. Ai suoi occhi. La relazione di Carlo con Camilla, una donna sposata, mentre era sposato con Diana, non solo feriva la sua famiglia, ma infrangeva anche i principi morali che la monarchia avrebbe dovuto difendere. Anna aveva previsto le gravi conseguenze, ma purtroppo la sua voce non era abbastanza forte per impedire che ciò accadesse. La storia non può essere cambiata, ma gli avvertimenti di Anna sono una testimonianza della sua lungimiranza e della sua lealtà alla nobile missione della famiglia reale. La realtà è che quando si è al centro dell'attenzione, l'opinione pubblica può elevare o abbattere una persona. La principessa Anna, sempre pragmatica e sensibile, sapeva che la presenza di Camilla nella famiglia reale avrebbe causato più danni che benefici, soprattutto in un momento in cui la monarchia britannica era già sotto pressione e non poteva affrontare ulteriori controversie. E il tempo ha dato ragione alle sue preoccupazioni. Anne aveva avvertito che l'immagine della famiglia reale era estremamente fragile, e ciò è stato confermato nella storica intervista di Diana del 1195. In quella conversazione, Diana non esitò a rivelare i suoi sentimenti di tradimento, dicendo francamente: c'erano 3 persone in questo matrimonio, quindi era un po' affollato. La dichiarazione non solo ha infranto l'illusione di una favola d'amore tra Diana e Carlo, ma ha anche causato uno shock globale. L'immagine di Carlo, e quella di Camilla, fu immediatamente gettata in un circolo vizioso di critiche, seguita da un'ondata di disapprovazione pubblica. L'intervista fu più di uno scoop. Cambiò radicalmente il modo in cui il pubblico vedeva la monarchia. Diana, amata da tutti, divenne un simbolo di vulnerabilità e autenticità, mentre Carlo e Camilla dovettero affrontare un fuoco di fila di critiche senza fine. Ancora oggi, a distanza di anni, dai suoi sforzi per migliorare la propria immagine, Camilla deve ancora affrontare continui paragoni con Diana, un'eredità del passato che Anna aveva previsto. La preoccupazione della principessa Anne che allontanarsi dal pubblico avrebbe danneggiato la monarchia britannica si rivelò tristemente accurata. Aveva capito che le azioni all'interno del palazzo non si fermano mai lì, ma hanno sempre un potente effetto a catena, con conseguenze a lungo termine. Sebbene non fosse particolarmente vicina alla principessa Diana, la principessa Anna era profondamente preoccupata per l'impatto che la relazione di Carlo con Camilla avrebbe potuto avere su Diana. Si rese conto che Diana, ammirata da milioni di persone, era sottoposta a una pressione enorme, non solo dal suo ruolo reale, ma anche dal costante scrutinio dei media. Anna, sempre pratica e sensibile, capì che lo stress emotivo che Diana stava vivendo avrebbe potuto avere gravi conseguenze, e le sue preoccupazioni si rivelarono fondate. Un esempio lampante si ebbe nel 1992, quando fu pubblicata la biografia di Andrew Morton Diana, Her True Story.
Il libro rivelò profonde crepe nel matrimonio di Diana con Carlo, tra cui i suoi sentimenti di tradimento, i suoi problemi di salute mentale e il suo disturbo alimentare, tutti amplificati dalla presenza costante di Camilla. Il libro dipingeva un quadro straziante della vita di Diana dietro le mura del palazzo, trasformandola in un simbolo globale di vulnerabilità e resilienza. Le rivelazioni sconvolsero non solo la famiglia reale, ma il mondo intero. La principessa Anna temeva che la vulnerabilità di Diana la rendesse un facile bersaglio per i media. E così fu. La stampa non si concentrò solo sul dolore di Diana, ma trasformò la storia in una soap opera. Il pubblico simpatizzava profondamente con Diana, mentre la rabbia era diretta verso Carlo e la famiglia reale. Le preoccupazioni di Anna andavano oltre Diana e riguardavano il futuro della monarchia. Con la crescente popolarità di Diana, il contrasto tra la sua immagine accessibile e umana e la rigidità della famiglia reale diventava sempre più evidente. Questo non solo minava la fiducia del pubblico nella famiglia reale, ma creava anche un rischio maggiore. La monarchia sarebbe stata in grado di adattarsi alle aspettative moderne o sarebbe stata messa da parte dalla storia. Anna, sebbene non fosse una persona emotiva, capì presto che Diana non era solo un membro della famiglia reale, ma una figura iconica con il potere di cambiare il corso di un intero regime. Le sue previsioni si avverarono e le ripercussioni di quelle crisi continuano a influenzare la famiglia reale britannica ancora oggi. Come potevano mantenere la loro autorità e dignità, mentre uno dei loro membri più amati veniva pubblicamente dipinto come vittima dell'indifferenza reale? La lealtà di Camilla messa in discussione. La principessa Anna, da sempre nota per la sua lealtà e devozione ai doveri reali, ha trascorso la sua vita ad adempiere ai propri doveri sotto l'intenso scrutinio dell'opinione pubblica. Lei, più di chiunque altro, comprende i sacrifici e le pressioni che un membro della famiglia reale deve affrontare. Pertanto, di fronte alla prospettiva che Camilla diventasse ufficialmente parte della famiglia reale, Anna non poté fare a meno di chiedersi: Camilla sarebbe stata in grado di sopportare e superare un scrutinio così severo? I dubbi di Anna non erano infondati. Uno dei motivi principali era la controversa storia di Camilla con il principe Carlo, mentre era ancora sposata con Andrew Parker Bowles. Non si trattava solo di voci infondate, ma di fatti, che furono sfruttati a fondo dalla stampa ed esposti al pubblico come simbolo di tradimento. Si dice che Anna, che ha sempre dato grande importanza alla cautela e alla disciplina, abbia visto questa relazione extraconiugale come un segnale d'allarme. Era preoccupata che, se Camilla si fosse trovata coinvolta in una situazione così controversa, sarebbe stata in grado di proteggere l'immagine e la reputazione della monarchia in futuro? Le preoccupazioni di Anna non furono alleviate dalla reazione negativa dell'opinione pubblica nei confronti di Camilla, soprattutto alla fine degli anni 90. Per molti britannici, Camilla era vista come la causa principale della rottura del matrimonio tra Carlo e Diana. L'opinione pubblica nei suoi confronti era spesso fredda, persino ostile, e questo aggiungeva ulteriore peso alla famiglia reale, che già doveva affrontare grandi sfide per mantenere la fiducia del pubblico. Anna capiva che le azioni passate di Camilla non erano solo una questione personale, ma potevano anche rappresentare un peso per l'intera famiglia reale. La fiducia del pubblico nella monarchia era già fragile, e qualsiasi errore avrebbe potuto causare danni irreparabili. I dubbi di Anna si riflettevano anche nel suo rapporto apparentemente distante con Camilla negli anni successivi alla morte di Diana. Era chiaro che Anna non solo era scettica sulla capacità di Camilla di adattarsi, ma era anche preoccupata per l'impatto a lungo termine che avrebbe potuto avere sull'immagine della monarchia. Per Anne, ogni azione doveva essere attentamente ponderata, perché sapeva che nella famiglia reale nulla riguardava solo una persona. Tutto lasciava un segno agli occhi del pubblico e nella storia. Sebbene Anne non l'abbia mai attaccata apertamente, alcuni addetti ai lavori hanno notato che i loro rapporti erano al massimo formali. Per una persona schietta come Anne, questo la diceva lunga. Dopo la tragica morte della principessa Diana nel 1997, il mondo era in lutto. L'opinione pubblica si rivolse a Diana, la cui immagine di principessa del popolo divenne simbolo di compassione e dolore. Durante questo periodo emotivamente difficile, la principessa Anna, da sempre nota per il suo tatto e il suo pragmatismo, diede a suo fratello, il principe Carlo, ora re Carlo, un consiglio importante: non affrettare le cose con Camilla.
Anne era profondamente consapevole che la morte di Diana non solo aveva lasciato un vuoto enorme nel cuore della gente, ma aveva anche aumentato le critiche nei confronti di Carlo e Camilla. All'epoca l'opinione pubblica era ancora molto fedele a Diana, e molti incolpavano Carlo e la sua relazione con Camilla come causa principale della sua infelicità. Anna temeva che se Carlo avesse fatto entrare Camilla nella famiglia reale troppo in fretta, ciò sarebbe potuto essere visto come insensibile, persino offensivo, nei confronti di chi era ancora in lutto. Capiva che la presenza di Camilla in quel periodo rischiava di mettere in ombra l'eredità di Diana e di allontanare ulteriormente la monarchia. Le preoccupazioni di Anna si rivelarono presto fondate. All'inizio degli anni 2000, quando la relazione tra Carlo e Camilla divenne più pubblica, l'opposizione dell'opinione pubblica rimase forte. Molti eventi reali con Camilla furono oscurati dal ricordo di Diana. La regina Elisabetta II rifiutò persino di partecipare al matrimonio di Carlo e Camilla nel 2005, una decisione ampiamente interpretata come un riconoscimento dei sentimenti dell'opinione pubblica. Il tempo, tuttavia, ha dimostrato che l'approccio cauto raccomandato da Anna era corretto. Aspettando, Carlo e Camilla hanno gradualmente cambiato l'atteggiamento dell'opinione pubblica. Col tempo, l'immagine di Camilla è migliorata, passando da figura controversa a compagna fedele e fidata di Carlo, ora regina. Il conflitto tra personalità pubblica e privata. Camilla era molto apprezzata nella sua cerchia di amici e nella sua vita privata, ma entrare sotto i riflettori come membro della famiglia reale era tutta un'altra cosa. Anna sapeva che la stampa britannica, nota per il suo intenso scrutinio, non avrebbe lasciato passare alcun errore. Anna aveva visto il potere spietato dei media mentre scrutavano senza sosta la vita di Diana, soprattutto dopo il divorzio da Carlo. Ogni aspetto, dalle sue scelte di moda ai suoi sentimenti personali, era diventato oggetto di analisi e critiche. Anna capiva che Camilla, che in precedenza aveva avuto poca esposizione pubblica, avrebbe potuto avere difficoltà a far fronte a questa pressione. E in effetti, le preoccupazioni di Anna non erano infondate. Quando Camilla iniziò ad apparire con Carlo alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, i paragoni con Diana erano inevitabili. Tuttavia, i paragoni erano spesso distorti a sfavore di Camilla. I media dell'epoca glorificavano Diana come una figura santa, mentre Camilla era spesso descritta come la terza ruota nella relazione tra Carlo e Diana. Il pubblico, ancora in lutto per Diana, non provava molta simpatia per Camilla. Anna, con la sua esperienza nel trattare con i media, potrebbe aver anticipato queste difficoltà. Si chiedeva se Camilla sarebbe stata in grado di sopportare il giudizio e la pressione costanti da parte del pubblico. Il tempo ha dimostrato che Camilla, nonostante le difficoltà, alla fine ha trovato il suo posto sotto i riflettori. Ma le preoccupazioni iniziali di Anna erano del tutto giustificate, date le circostanze e le pressioni che Camilla doveva affrontare. Un chiaro segno di queste tensioni emerse nel 2005. Quando Carlo e Camilla annunciarono il loro fidanzamento. Sebbene William e Harry abbiano pubblicamente sostenuto il padre in quel momento cruciale, alcune indiscrezioni suggeriscono che la situazione fosse tutt'altro che semplice. Il principe Harry, in particolare, avrebbe espresso preoccupazione per il modo in cui sarebbe stata preservata la memoria della principessa Diana, la loro amata madre, quando Camilla fosse entrata ufficialmente a far parte della famiglia. Nell'opinione pubblica, Camilla era stata vista come la terza ruota nel matrimonio di Diana e Carlo, quindi ripristinare la sua immagine era una sfida. Un momento significativo si è verificato in un documentario celebrativo del 60° compleanno di Carlo nel 2008. Mentre William e Harry condividevano storie affettuose sul padre, sono rimasti notevolmente in silenzio quando si è trattato del ruolo di Camilla nella famiglia. La mossa riflette il delicato equilibrio che i due principi stanno cercando di raggiungere, sostenere il padre onorando la memoria della madre. Le preoccupazioni della principessa Anna derivavano non solo dalla sua lealtà verso Diana, ma anche dalla sua profonda comprensione delle dinamiche familiari. Riconosceva che, sebbene Camilla fosse una parte importante della vita di Carlo, la sua inclusione doveva essere gestita con delicatezza per evitare di offendere o alienare William e Harry. Questa tensione non era limitata alla famiglia, ma si estendeva al grande pubblico. Un esempio lampante della reazione dell'opinione pubblica nei confronti di Camilla si ebbe durante i festeggiamenti per il Giubileo d'oro della regina nel 2002. La sua presenza agli eventi reali era controversa all'epoca,
con molti che esprimevano apertamente scetticismo sul suo ruolo nella famiglia reale. Disintegrazione. Sebbene il Giubileo d'Oro del 2002 fosse stato organizzato per celebrare i 50 anni di regno della regina Elisabetta, esso mise anche in luce le difficoltà nel plasmare l'immagine pubblica di Camilla. Nonostante la sua crescente presenza al fianco di Carlo, Camilla era assente dalla maggior parte degli eventi importanti, il che suggeriva che la famiglia reale fosse ancora incerta sul suo gradimento da parte del pubblico. Le preoccupazioni della principessa Anna non erano infondate. Un esempio lampante fu il tour di Carlo e Camilla in Scozia nel 2004. Nonostante le apparizioni pubbliche, l'accoglienza non fu entusiasta. La folla era meno numerosa del previsto e la stampa si concentrò sull'eredità di Diana piuttosto che sul futuro rapporto tra Carlo e Camilla. Momenti come questi non solo misero in evidenza la tensione che caratterizzava l'integrazione di Camilla, ma rivelarono anche un netto divario tra l'accettazione all'interno della famiglia reale e la reazione dell'opinione pubblica. Anna ha anche assistito al potere dei media di plasmare e distruggere la reputazione della famiglia reale. Un esempio notevole è stato lo scandalo Camilla Gate del 1993. La conversazione privata tra Carlo e Camilla fu sfruttata dalla stampa e divenne il focus dei tabloid di tutto il mondo. Questo evento non solo danneggiò l'immagine di Carlo, ma consolidò anche la controversa reputazione di Camilla. La principessa Anna, con la sua personalità schietta, probabilmente vide l'incidente come un chiaro avvertimento del caos che Camilla avrebbe potuto portare quando fosse entrata sotto i riflettori della famiglia reale. Negli anni che seguirono, con Camilla sempre più presente agli eventi pubblici, gli articoli continuarono a riaccendere le vecchie polemiche. I media spesso paragonavano Camilla in modo sfavorevole a Diana, perpetuando la storia del tradimento e complicando i suoi sforzi per costruirsi un'immagine. Per Anna, il problema non era solo la stampa negativa, ma anche la potenziale minaccia all'attenzione sul compito principale della famiglia reale: mantenere l'immagine di un'istituzione forte e unita agli occhi del pubblico. La monarchia si basa sull'unità, e Anne credeva che l'inclusione di Camilla potesse sconvolgere i già fragili rapporti all'interno della famiglia reale. All'inizio degli anni 2000, quando il principe Carlo iniziò a includere Camilla negli eventi ufficiali, fonti affermarono che la regina Elisabetta II inizialmente disapprovava Camilla. Fu persino riferito che la regina si rifiutò di incontrare Camilla per molto tempo. Anche il rapporto di Camilla con il principe Filippo non era dei migliori. Filippo, noto per le sue opinioni intransigenti, era detto insoddisfatto del ruolo sempre più importante di Camilla nella famiglia reale. Queste tensioni non erano solo personali, ma minacciavano anche la capacità di mantenere un'immagine unitaria della famiglia reale in pubblico, cosa che Anna considerava fondamentale. Il rapporto tra Anna e Camilla era descritto come civile ma distante. Nonostante la sua formalità durante gli eventi pubblici, Anna rimaneva scettica sul ruolo di Camilla, riflettendo la sua profonda cautela nei confronti dei cambiamenti nella famiglia. Quando Carlo e Camilla si sposarono nel 2005, le preoccupazioni di Anna si rivelarono fondate. La reazione del pubblico all'annuncio fu mista. Mentre alcuni lo appoggiavano, molti erano fortemente contrari, considerandolo una mossa controversa e inaccettabile. Per alleviare la pressione dell'opinione pubblica, il matrimonio fu celebrato con una semplice cerimonia civile piuttosto che con una grande cerimonia in chiesa. Anche l'assenza della regina alla cerimonia suscitò polemiche. Sebbene la ragione ufficiale fosse il ruolo della regina come capo della Chiesa d'Inghilterra, che disapprova il matrimonio dopo il divorzio, l'evento mise in evidenza le complesse emozioni e la disunione all'interno della famiglia. Per Anna, questa era esattamente la situazione che aveva sempre cercato di evitare. Una decisione familiare che non solo avrebbe causato polemiche, ma avrebbe anche minato la fiducia del pubblico nella famiglia reale. Era ben consapevole che anche piccole divisioni familiari potevano essere ingigantite dal pubblico e dai media, con effetti negativi imprevedibili sulla monarchia. La cautela di Anna non era volta a negare la felicità a Carlo, ma a preservare il futuro della monarchia. L'immagine dell'erede. Secondo quanto riferito, la principessa Anna avrebbe dato alcuni dei suoi consigli più severi riguardo all'immagine di Re Carlo come futuro monarca. Per Anna, la percezione che il pubblico aveva della famiglia reale era profondamente legata alla sua autorità morale.
Dopotutto, una monarchia senza la fiducia del pubblico non è affatto una monarchia. Probabilmente Anna aveva in mente alcuni esempi storici. Si pensi alla crisi di abdicazione del 1936, quando la decisione di Edoardo Obimo di sposare la divorziata Wallis Simpson lo costrinse a rinunciare al trono. Lo scandalo non solo offuscò la reputazione di Edoardo, ma scosse la monarchia nelle sue fondamenta, sollevando interrogativi sulla sua rilevanza e sul suo futuro. Anche prima che Carlo sposasse Camilla, la sua immagine di erede al trono aveva già subito un duro colpo. Un momento che ha catturato i timori di Anna è stato il debutto ufficiale di Carlo e Camilla come coppia al Ritz Hotel nel 1999. Sebbene l'evento avrebbe dovuto segnare una svolta, fu accolto con reazioni contrastanti. I tabloid criticarono la coppia per la loro presunta insensibilità, sostenendo che il momento fosse ancora troppo presto, dopo la morte di Diana. Per Anna, tali incidenti evidenziavano il crescente divario tra le decisioni personali di Carlo e le aspettative del pubblico sul futuro re. Numero 2. Una reputazione reale in gioco, le preoccupazioni della principessa Anna per Camilla andavano oltre lo scandalo. Erano radicate nella fragile immagine della monarchia. L'eredità di Diana come membro compassionevole e moderno della famiglia reale era ancora molto forte, rendendo ancora più difficile l'integrazione di Camilla. Anna vedeva anche dei rischi su scala globale. Paesi del Commonwealth come l'Australia e la Giamaica stavano già discutendo la rilevanza della monarchia e la controversa reputazione di Camilla avrebbe potuto alimentare i movimenti repubblicani. Legami intricati. I rapporti all'interno della famiglia reale sono sempre complicati, ma quello tra la principessa Anna, Camilla, Carlo e Andrew Parker Bowles è uno dei più tesi. Prima di diventare la compagna ufficiale di Carlo, Camilla ha avuto una relazione di lunga data con Andrew Parker Bowles, con cui anche la principessa Anna aveva avuto una relazione all'inizio degli anni 70. Tuttavia, la relazione tra Anne e Andrew non durò a lungo a causa del protocollo reale, poiché Andrew era cattolico, il che lo rendeva un partner inadatto per la figlia della regina. Il rapporto tra Camilla e Andrew si complicò ulteriormente quando si sposarono nel 1983, mentre Carlo era già un ammiratore di Camilla. Questa relazione creò una situazione imbarazzante, poiché l'intreccio tra le relazioni reali e quelle dell'alta società non è mai stato facile, il che potrebbe aver messo a disagio Anna riguardo al ritorno di Camilla nella vita reale come moglie di Carlo. Le preoccupazioni di Anna riguardo a Camilla derivavano non solo dalla relazione di Carlo, ma anche dalle sue esperienze personali nella società in cui Camilla era coinvolta. Anna aveva fatto parte di un circolo dell'alta società in cui Camilla aveva facilmente costruito molte relazioni. Questo potrebbe aver portato Anna a chiedersi se Camilla fosse una figura affidabile per la famiglia reale, soprattutto perché era stata in grado di gestire queste relazioni senza difficoltà. Un fattore che rese Anna ancora più diffidente fu la presenza di Andrew Parker Bowles agli eventi della famiglia reale, anche dopo che Camilla e Carlo avevano reso pubblica la loro relazione. Andrew rimase vicino alla famiglia reale, partecipando a eventi importanti come il matrimonio di Carlo e Camilla nel 2005, il che potrebbe aver lasciato ad Anna la sensazione che esistessero ancora tensioni irrisolte tra i membri della famiglia. Per Anna, queste relazioni complicate non erano solo personali, ma anche un monito. Aveva visto i problemi che potevano sorgere quando i rapporti tra la famiglia e la società non erano chiari e temeva che queste tensioni potessero influire sull'immagine e sulla reputazione della famiglia reale. Riflettendo su questo argomento, pensate che le preoccupazioni della principessa Anna riguardo a Camilla fossero giustificate? Condividete le vostre opinioni nella sezione commenti qui sotto. Ci farebbe molto piacere conoscere il vostro punto di vista.